In uno dei saggi del suo libro Le piccole virtù, a proposito delle sue prime esperienze di narratore, lei dice: allora desideravo terribilmente di scrivere come un uomo. Avevo orrore che si capisse che ero una donna dalle cose che scrivevo. In che modo il suo atteggiamento di oggi è diverso da quello di allora? Sì, io intendevo, quando ero giovane, cominciavo a scrivere, desideravo moltissimo di poter essere scambiata per un uomo, cioè temevo in me i difetti delle donne che io li ho tutti, cioè la mancanza di obiettività, il sentimentalismo e via dicendo. Poi a poco, con gli anni, ho capito che la condizione di donna deve essere accettata da uno scrittore, cioè non si può scrivere sentendosi diversi da quello che si è, fingendo di essere diversi da quello che si è. E io so storie di donne, so raccontare solo storie di donne. I suoi libri sono quasi sempre scritti in prima persona. I miei libri, sì, sono quasi sempre scritti in prima persona di donne e non potrei, credo, in nessun modo scrivere in prima persona di uomo, allo stesso modo come non potrei scrivere fingendo di essere o una contadina o un'operaia, cose che io non sono e che non conosco. Nel suo ultimo libro, Lessico familiare, gli avvenimenti sono osservati e descritti dal punto di vista, come dire, di una ragazzina. Questo punto di vista non sembra modificarsi sostanzialmente nonostante il passare degli anni. Cosa può dirci a questo proposito? Ma è che il mio libro Lessico familiare non è un'autobiografia, è un libro che racconta le persone della mia vita, non la mia vita. Io intendevo non essere un personaggio in questo libro, intendevo essere semplicemente un testimone. Quindi il mio personaggio io l'ho ignorato quasi, sta nell'ombra, io ho detto quasi nulla di me. Lei ha scritto ancora che quando siamo felici la nostra fantasia ha più forza, quando siamo infelici allora agisce più vivacemente la nostra memoria. Può esemplificare o rendere più concreta questa affermazione, o a proposito di esperienze narrative altrui più recenti, o in particolare a proposito della sua opera? Sì, io ho notato scrivendo che la condizione, lo stato d'animo in cui siamo quando ci mettiamo a scrivere condiziona estremamente quanto si scrive. Cioè, se siamo felici, la fantasia agisce liberamente. E quando siamo tristi, la fantasia resta immobile e noi siamo indotti a guardare dentro di noi. Non so, potrei dire, non so, ad esempio Rabelais o Stendhal, scrittori come Rabelais o Stendhal, sono degli scrittori estremamente felici perché la loro fantasia si muove libera, è un mondo che si muove, è una fantasia piena di vitalità e di sangue e invece, non so, se facciamo un esempio proprio nostro, contemporaneo, ad esempio il libro uscito adesso di Giuseppe Berto, Il male oscuro, è un libro che è testimonianza di una profonda infelicità perché lui non alza mai gli occhi da sé. Ora, non è che faccio nessun apprezzamento di valori, voglio solo dire che c'è un rischio nell'uno e nell'altro stato Atteggiamento. d'animo c'è un rischio. Fra gli scrittori italiani che lei ha conosciuto, di chi conserva un ricordo più vivo? Certamente di Pavese, ma ne conservo un ricordo più come di un amico che come di uno scrittore, perché la lezione umana che lui mi ha dato è più importante per me che non la lezione estetica che posso avere avuto dai suoi libri. I suoi libri io li trovo bellissimi, però non mi sono congeniali, a parte forse le poesie di Lavorare stanca. Ma è lui che ricordo, cioè lo ricordo come un amico carissimo, più che come uno scrittore. E qual è il regista cinematografico che lei preferisce e perché? Ingmar Bergman, perché, non so,
Io vado sempre a vedere i suoi film, li ho visti tutti, anche quelli meno belli li vado a vedere 4 o 5 volte e ci trovo sempre qualche cosa, ci trovo sempre qualcosa che mi stimola a scrivere. Io vado di solito al cinematografo per passatempo, invece quando vado a vedere Bergman trovo qualcosa di più, ecco, nei suoi film. Mi piacerebbe scrivere dei libri che fossero come quei film. In un suo recente scritto c'è questa frase: non c'è dato scegliere se essere felici o infelici, ma bisogna scegliere di non essere diabolicamente infelici. Può dirci qual è per lei il peso morale di questa affermazione? Sì, io intendevo dire che c'è una forma di infelicità assoluta, totale, in cui l'uomo ama l'infelicità, non sa staccarsene, è come innamorato della sua infelicità e prende in odio se stesso al punto da non rivolgere più parole a se stesso, cioè da rompere i rapporti con se stesso, che è una cosa che io penso sia colpevole come rompere i rapporti col resto del mondo. Questo è uno stato che direi diabolico, di infelicità diabolica.